il viaggio inizio. Today I have something to show you. Follow me. Siamo a Tuzère, mancano solo 50 km per la frontiera con l'Algeria e poi ne mancheranno altri 100 per El Oued, che è la famosa città con le 1000 cupole bianche. Questa è la moschea di Tuzère, il minareto della moschea. È ora di pranzo, sono tutti tranquilli, è l'1:30. Siamo a 33 km dalla frontiera algerina. E beh, quando mettono i segnali pericolo, attraversamento cammelli, un motivo c'è. Qua si vedono i primi cammelli, che carini. Ciao cammelli. Ho imparato che dove proprio di fronte ce l'ho. Ciao cammelli. Ho imparato che dove ci sono cammelli c'è sempre qui vicino un cammelliere. Ecco qua, 999. Sto per fare 1000 km da Lecce, da quando sono partito da Lecce. Quindi ci sono voluti da Lecce, diciamo il percorso via terra sono esattamente 1000 km per arrivare al confine algerino. Qualcosa mi dice che dovrebbe essere abbastanza tranquillo, incrociamo le dita, ma prima il militare mi ha chiesto il passaporto, ha controllato il visto e mi ha sorriso e ha detto welcome. Quindi penso che è un buon inizio. Abbiamo appena attraversato la prima parte, la parte tunisina della frontiera, e ora, che non è stata semplicissima, poi vi racconterò, e ora c'è la parte algerina. E qui effettivamente potrebbero esserci problemi perché dicono che senza la guida non fanno entrare. Diciamo che là ho lasciato una 10 euro per tentare la sorte. Dice che 50% fanno entrare, 50% no. Ora c'è una bella folata di sabbia del deserto e ho chiuso la visiera. Ciao a tutti, ho appena provato cosa vuol dire essere respinto alla frontiera. Ciao a tutti! Allora, sono stato respinto! Sto tornando verso Tuzère, sono appena stato respinto dalla frontiera algerina. Vi spiego subito cos'è accaduto. Io volevo entrare dalla frontiera sud, la frontiera Zar Larbi, è quella più a sud e si presuppone che se uno entra da questa frontiera va verso il deserto. Secondo le regole di questa frontiera è necessario che chi entra abbia una guida riconosciuta dal governo algerino, registrata diciamo all'ufficio del turismo algerino, che è una guida che ti accompagnerà se sei da solo o se sei in gruppo per tutto il viaggio, una guida che tu non potrai, dovrà stare sempre con te, perché ad ogni posto di blocco della polizia, se quella guida non è con te, passa problemi quella guida. Quindi di fatto non è qualcosa che uno può dare il nome di qualcuno oppure una guida che ti serve a passare la frontiera e poi la puoi salutare. No, è una guida con la quale dovrai fare tutto il viaggio. I poliziotti della frontiera algerina della dogana algerina sono stati molto gentili, hanno anche chiamato il loro superiore ad Algeri, hanno spiegato la situazione, perché sul mio passaporto di fatto c'è il visto del console algerino a Napoli, quindi avrei tutte le carte in regola per entrare, però le regole della dogana Zar Larbi sono queste. Loro mi hanno spiegato che se vado 100 km più a nord, alla frontiera vicino Redeyef, vicino Tamerza, da lì non dovrei avere nessun problema ad entrare, perché
per loro geograficamente quella frontiera fa parte del nord, quindi non della parte sud che riguarda il deserto. Quindi questo è quello che farò domani. Ora torno a Tuzère e domani riprovo dalla frontiera 100 km più a nord. La cosa buona per uno come me che viaggia da solo è che entrando da quella frontiera non avrò l'obbligo di avere con me una guida e quindi potrò viaggiare in solitaria senza avere quel tipo di restrizione. Tecnicamente potrei andare ovunque senza quel tipo di restrizione. My friend! Ciao! Da Tuzère sto andando a nord verso Tamersa per cercare di entrare dalla frontiera 100 km nord di quella dove sono stato respinto ieri da Tuzère verso Touggourt. Ieri ha piovuto a dirotto e adesso c'è un vento fortissimo. L'unico motivo per cui la strada non è ricoperta di sabbia con questo vento è perché appunto è bagnata, perché ieri ha piovuto veramente tantissimo, quindi mi ha fatto questo regalo. La sabbia è bagnata e non è per strada. Vi faccio vedere dove mi trovo. Allora, vengo da lì, che è Tuzère, ho fatto questi 50 km in direzione Redeyef. Quelle che vedete alla mia destra sono le montagne dove è stata fatta la famosa pista Rommel, dal generale Rommel, detto la volpe nel deserto, che per sfuggire all'attacco degli alleati che veniva da ovest, dall'Algeria, ha costruito questa pista fatta di lastroni di cemento messi tra le montagne per far andare via i suoi carri armati verso la Tunisia. Di lì c'è la pista Rommel. Io dovrò andare a nord, lì, in quella direzione, verso Tamersa. Lì c'è una frontiera verso l'Algeria, dovrò oltrepassare quella frontiera e poi scendere giù verso Eloued. E vedete cosa mi aspetta? Proprio lungo il percorso che devo fare io ci sono questi bei nuvoloni. Ieri sono stato bloccato dalla burocrazia, spero che oggi non sia bloccato dalle condizioni meteo. Mi trovavo all'altezza di Redeyef e non ho resistito a proseguire verso la vicina Tamersa, dove sono stato subito intercettato da una guida locale che si è offerta di farmi vedere il Canyon, il palmeto e la cascata di Tamersa. Bevevo un ottimo tè quando nel baretto è giunta una persona molto distinta. Sembrava un attore di Hollywood, il sosia di Morgan Freeman, con il quale ho scambiato 2 chiacchiere e poi ho avuto il piacere di farmi visitare il ristorante di sua figlia, Jawer, nome che vuol dire gioiello. La sua mamma mi ha donato dei buonissimi datteri che mi hanno accompagnato per buona parte del viaggio. Siamo vicinissimi, a solo 2 chilometri dalla frontiera Tamaghza-Faj-Bouzien. Andiamo a vedere che succede. Vediamo se ci fanno entrare in Algeria. Non ci potete credere, ma sono stato respinto anche dalla frontiera successiva. Ora devo andare ancora a nord verso la frontiera di Bouchika e mi dicono che da lì mi faranno entrare. Vediamo che succede. Ci sono altri 150 km di strada da fare, ma c'è il tempo, dovrei farcela oggi. Voglio proprio farcela. C'è un vento davvero molto forte. Dai. Oh. I have a present. Ciao. Alessandro. I got a present. Do you have Instagram? Follow me on Instagram.
Figes. Go, 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 give. Buongiorno. Come va? Tutto bene? Sì. Ma è bella la Tunisia. Ma lo sai che somiglia a un attore italiano? Te l'hanno detto? No, assomiglia a un attore italiano. A Favino. Non conosci? Facciamoci la foto. Posso farti una foto? Guarda. Tuoi figli? Aspetta, in Algeria sto andando. You look like an Italian actor. Hai capito? No, allora, you know Tom Cruise actor. Tom Cruise. Ok, another actor, famous, Al Pacino, Robert De Niro. Ok, there is in Italia. C'è un attore italiano che si chiama Pierfrancesco Favino, famoso, e tu sei uguale. Tu uguale. Veramente. Vuoi salire sopra? Vai. Ok. Da questo lato vieni. No, così, attento che cade di là, capito? Ah, voglio altri. Buoni. Careful. Sì. Sei stato in Italia? Dove? A Toscana. Ah, in Toscana, bella. Borgo a Lucca. Ah, Lucca. Sì. Sì, il ponte, il molo. Sì. Diavolo. Bello. Il casa è lì. Ah, là c'è la casa. Hai capito? Come ti chiami? Busà. Ciao. Paesaggio bellissimo, con questo effetto così, con l'ombra delle nuvole, è pazzesco, bellissimo, è un incanto, sembra di stare in un dipinto, è da perdere il fiato, stupendo. C'è questo effetto, questi colori, l'azzurro, il rosso, le nubi, l'ombra delle nubi, pazzesco. Allora, vi aggiorno sulla mia situazione. Mancano 38 km per la prossima frontiera. Questa è la terza partendo da sud. Sono stato respinto ieri alla prima, quella tra Tuzère e Touggourt. Sono stato respinto oggi dalla frontiera 100 km più a nord, quella praticamente all'altezza di Tamerza, e ora sto andando 150 km più a nord, ne mancano solo 37, mi pare che si chiami Busaim. Cercherò di entrare da quella frontiera. Ovviamente la cosa mi ha abbastanza turbato, nel senso, se non altro alla seconda frontiera mi hanno detto subito non è possibile e non mi hanno fatto perdere tempo. Ecco, questa è l'unica cosa buona, e mi hanno consigliato di andare a Busaim, questa è la cosa buona. Ma di fatto ho guidato, non mangio da stamattina, non ho neanche bevuto a parte un tè, e ho solo tirato dritto perché non vedo l'ora di entrare in Algeria. Allora, mi lascio alle spalle la mia terza frontiera algerina che ha rifiutato la mia richiesta di ingresso. Ancora una volta sono stati molto gentili, molto garbati, però
Fatto sta che non mi hanno fatto entrare. Quello che hanno detto è che per entrare in Algeria, passport? Hi, it's alright? Passport? Do you need passport? Alright. Ah, you like the BMW? It's a good bike. It's an airplane. The engine of an airplane. It's really good. Italy. Yeah. My pleasure, man. See you, mashallah. Ah, passport? Mm-hmm. Ah, ok. Sì. Ok. So you will escort me with by car. Ah, ok. I'm going to here. I'm going to an hotel here in the nearest hotel. This one is yeah, the nearest. Ah, Teleza. Huh? Teleza. Teleb. Telebt. All right. The hotel name is Dorra. Mi stanno scortando al paese più vicino, che è a circa 30 km, perché nel frattempo sono le 8:15 e buio, hanno detto che per la mia sicurezza è meglio se mi scortano. Scendiamo anche in Vendinebbia perché si vede veramente poco. Quindi ci lasciamo alle spalle la frontiera Boushipka, dove non ci hanno fatto entrare, e andiamo al paesino più vicino per un hotel, mettere la moto in garage, per riposare e per riconsiderare la situazione domani. Ci sono varie possibilità. Sto pensando di contattare un'agenzia turistica algerina per vedere se in tempi record riesce a farmi la prenotazione degli hotel e tutto un permesso speciale che, unito al visto che già ho, possa permettermi di entrare in Algeria, magari senza guida per il deserto, perché magari potrei visitare solo la parte nord, oppure anche non lo so, arrivando giù fino a Gardaia. Vediamo quello che riesce a fare questa agenzia, un'agenzia turistica. Ho in mente qualche nome, perché ce n'è una in particolare che permette di visitare l'Algeria giù fino a Gardaia senza bisogno di guida, però impongono l'obbligo delle prenotazioni degli hotel fatte da loro, quindi danno una sorta di itinerario obbligato con gli hotel prenotati, e sembrerebbe che questa sia la formula che l'Algeria vuole adottare per avere un turismo controllato, per avere sotto controllo il turismo. Vuole muoversi in questa direzione, incentivando le agenzie turistiche locali, e ce ne sono alcune in particolare che hanno queste agevolazioni. È un ultimo tentativo, se non dovessero esserci i tempi tecnici per fare questa cosa, e mi godo la Tunisia. Mi godo la Tunisia. Anche lì c'ho in mente qualche altro piano, tipo andare a Gerba e mangiare ottimo pesce. Oh, adesso hanno acceso anche la sirena, si stanno proprio gasando in quella macchina. Sono due ragazzi giovanissimi, abbastanza euforici. Adesso stanno anche correndo, sempre per la mia sicurezza. Loro sicuramente conoscono questa strada a memoria. 900 metri, siamo arrivati nella città più vicina.
e ora mi accompagnano nell'unico hotel di questo paesino. Hi my friend. Post the block. Control passport. Sure. Italy. Thank you. Scusa? Sorry? Where to go? To the hotel. Hotel. Where? Dora? C'est mon oncle, à Sousse. Arrive à Sousse avec mon oncle. Ah, ok. Grand. Passport. Dora, qual è? Questo? Questo qua, ok. Vado qua. Ok. Right. Dora. I'm tired. I think I'll go to bed. Thank you very much. Much appreciate. When I said I love you, I ain't meant it. Running out of press, but why I still ask for forgiveness? Caught up with a demon, run around the fire sinning. Said I'm sinning, get caught up when I'm tripping. I tend to run away with Pluto, and he must be missing. Show love to all my brothers, stack it up, that's on our friendship.